Ciao a tutti Ciao! e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vogliamo portarvi con noi alla scoperta di Genova, capoluogo ligure che si affaccia direttamente sul mare. Per arrivarci siamo partiti dalla stazione centrale di Milano e siamo scesi alla stazione di Genova Piazza Principe. Una volta arrivati abbiamo deciso di muoverci a piedi come nostro solito, seguendo l'itinerario che avevamo studiato in precedenza e che ci avrebbe permesso di toccare i punti principali della città. Di Genova ci ha colpito in particolare lo sviluppo verticale dei palazzi, in netta contrapposizione ai vicoli stretti e intricati, i famosi caruggi, che aumentano questo senso di verticalità. Una delle cose più belle da fare a Genova è perdersi letteralmente vagando per il centro storico, seguendo questi vicoletti che danno di volta in volta sul mare, su una piazza oppure su una piccola corte. Il centro storico di Genova, inoltre, è uno dei più famosi esempi in Europa di città medievale quasi integralmente conservata. Altra particolarità della città sono i rolli, che ai tempi della Repubblica non erano altro che la lista dei palazzi e delle case delle famiglie nobili che ambivano ad ospitare le alte cariche di Stato in visita alla città. 42 degli oltre 150 palazzi nel 2006 sono stati inseriti dall'UNESCO nel patrimonio mondiale dell'umanità. Alcuni dei più belli si trovano in via Garibaldi, che è stata a sua volta inserita nella stessa lista, dato proprio il patrimonio architettonico e urbanistico di cui gode. Tra i più famosi palazzi dei rolli ci sono il Palazzo Rosso, il Palazzo Bianco e il Palazzo Tursi, che racchiudono uno straordinario patrimonio d'arte tra 4 e 800 e che avrete modo di vedere tra poco nelle clip che abbiamo girato per voi. A questo proposito vi segnaliamo i Rolli Days, programmati per ottobre 2017, 1-2 giorni in cui avrete modo di andare a scoprire le residenze della nobiltà genovese, restando affascinati da affreschi, dipinti e interni di questi palazzi. Nell'info box vi lasciamo il link a questo evento. Intorno all'ora di pranzo abbiamo visitato l'acquario di Genova, il più grande d'Europa. Piccola dritta, vi consigliamo di fare i biglietti online per evitare di farvi una lunga coda d'attesa per fare i biglietti sul posto, così da non dover fare la fila alla biglietteria e scegliere con calma l'orario che preferite. Una volta stampati i biglietti non vi resterà che presentarvi all'ingresso dell'acquario con circa 30-40 minuti d'anticipo sull'orario che avete scelto, mettervi in coda e aspettare che vi facciano entrare. Per pranzo ci siamo concessi la mitica focaccia genovese. Per essere sicuri di non far torto a nessuno ci siamo sacrificati e abbiamo preso un pezzo di qua e di là nelle varie focaccerie genovesi. Abbiamo assaggiato la classica focaccia bianca, quella integrale, quelle cereali, insomma non ci siamo fatti mancare niente. Ovviamente se andate a Genova non potete non assaggiare almeno un pezzettino. Quello che vi consigliamo di fare, più che stare a quello che leggete online, la migliore focacceria, il posto top dove mangiare la focaccia, è quella di passeggiare per la città e lasciarvi attirare dalle vetrine delle varie panetterie e focaccerie che hanno esposti i pezzi, quindi entrare ad assaggiare quelli che vi ispirano di più. Verso la fine della giornata non ci siamo fatti mancare la salita a Spianata di Castelletto, che è un punto panoramico che si trova appunto in cima alla città, raggiungibile con l'ascensore stile Liberty che parte da Piazza Portello. La vista sulla città è davvero mozzafiato e spazia dal centro storico fino al porto, offrendovi scorci e panorami inediti che dal basso non sono percettibili. Ma bando alle ciance, ora vi lasciamo al video.
Essendo stati a Genova durante l'estate abbiamo preferito goderci la città all'aperto passeggiando a piedi tra vicoletti, piazze e monumenti. Però se volete ci sono anche diversi musei da visitare, quindi la città è perfetta anche per un soggiorno più lungo oppure per essere visitata durante altre stagioni. Qui sotto vi lasciamo il link al sito dei musei di Genova dove trovate l'elenco completo delle strutture con tanto di informazioni utili quali prezzi ed orari. 2 note dolenti. Per concludere in bellezza la giornata avevamo deciso di vedere da vicino la famosa lanterna di Genova, il faro della città. Per farlo ci siamo spostati dal centro con la metropolitana, avendo però non poche difficoltà nel fare il biglietto, dato che purtroppo tutte le macchinette erano fuori servizio e non c'era personale nei paraggi. La delusione poi è stata quella di arrivare alla passeggiata che porta al faro trovandola veramente fatiscente e quasi deserta. Il percorso, nonostante sia ben segnalato da una targa all'inizio, in realtà si trova nella parte più industriale della città, ovvero dove c'è il porto e dove ci sono le macchine in attesa di salire sui vari traghetti. Come se non bastasse, prima delle 6 di sera il faro era chiuso, quindi non siamo potuti salire, non abbiamo potuto vederlo da vicino. Nell'info box, come sempre, vi lasciamo alcuni link utili, in primis il link ufficiale al sito di Genova, il sito dell'ente del turismo, il sito dei trasporti pubblici e una pratica guida multilingue che abbiamo trovato sul sito Visit Genova. Se vi siete divertiti guardando questo video, ricordatevi di lasciarci un mi piace, di condividerlo e di iscrivervi al nostro canale. Anche per oggi abbiamo finito e quindi non ci resta che salutarvi e Al prossimo viaggio!